E bella per YouTube, qui e benvenuti in questo nuovissimo video. No, non ho copiato Suriv, come avete visto dalla intro. In realtà questo video era già progettato e programmato e doveva uscire effettivamente all'inizio di giugno, però l'ho voluto anticipare perché sì, nel video di ieri Suriv mi ha sfidato, ha detto: e vi lancio anche voi la sfida se riuscite a fare una farm di pesca più compatta. Quindi io ho visto il video ed ecco qui, allora, due farm di pesca, penso le più piccole su Minecraft. Il primo layout è proprio inizio gioco, non richiede quarzo e non richiede slime ball, invece il secondo richiede le slime ball e richiede anche il quarzo per gli osservatori. E inoltre funziona solo nella 1.13 perché stiamo muovendo un noteblock, infatti nella 1.13 il noteblock può essere mosso, invece nelle altre versioni non poteva. Quindi questo layout lo vedremo poi. Comunque le casse, per metterle attaccate nella 1.13 basta premere shift e piazzarle, invece nelle altre versioni, per esempio nella 1.12, bisognerebbe mettere una cesta normale e una cesta trappola, invertite e così via. Se volessimo fare un unico smistamento per tutta la cassa, infatti qua ci sono ben 5 postazioni, quindi 5 player possono stare AFK a questa farm, possiamo mettere semplicemente una cassa finale. Quindi questa qua è la farm che avevo progettato già il 28 aprile di quest'anno. È molto compatta, infatti è solo uno di spessore e si può espandere sul lato in modo da creare molteplici postazioni per la nostra farm. Quindi vediamo subito come funziona. Partiamo dalla prima, che forse è quella un pelino più complicata da usare. Bisogna mettersi qua in questo piccolo spazio che si crea della cassa. Andiamo di lato da una e dall'altra, come vediamo c'è un muro che sono le trapdoor. Andiamo nel lato più a sinistra se mettiamo le trapdoor, per l'appunto a sinistra. Mettiamo il FOV e la sensibilità dei controlli, tutto quanto a sinistra. Andiamo sul primo, secondo, terzo, quarto pixel, quindi sulla linea fra il terzo e il quarto pixel. Scendiamo e qua dove troviamo l'intersezione con il secondo pixel della trapdoor, quindi più o meno in questa posizione qui, teniamo premuto il tasto destro. Quindi noi ci mettiamo qua incastati in questo punto. Quindi in questo caso ho messo un glazed terracotta, così renderà molto più facile contare i pixel. 1, 2, 3, 4, quindi ci mettiamo fra l'intersezione del terzo e del quarto, però sempre guardando il bianco. Scendiamo dritto in questo modo, andiamo nel secondo pixel della trapdoor, quindi più o meno a metà, e teniamo premuto col tasto destro e possiamo lasciare qua AFK il nostro computer. Magari una volta posizionato il mouse possiamo tranquillamente rimettere il FOV normale se ci dà fastidio, e teniamo comunque premuto senza muovere il mouse in questo modo qui. E come abbiamo visto abbiamo già pescato un pesce. Perfetto, andiamo nel secondo layout della farm. Questi blocchi di vetro ovviamente servono solo per non far scappare l'acqua oppure per allineare più facilmente il player, ma non sono indispensabili. Quindi noi ci mettiamo nella nostra postazione, cerchiamo di andare più indietro possibile visto che abbiamo un blocco, altrimenti basta che ci mettiamo con la schiena appoggiata per l'appunto al muro. Ci rechiamo sotto la bocca dell'osservatore più o meno a metà e dove vediamo il verde del pistone appiccicoso teniamo il tasto destro premuto. Adesso volendo possiamo ritornare al FOV normale senza muovere il mouse in questo modo qui e continuiamo a tenere premuto in questo modo qui. Ed ecco voi il funzionamento di questa farm. È un po' diversa rispetto a quella di Suriv, ma funziona comunque allo stesso modo. Queste pressure plate sopra il blocco servono solo per non fare scappare l'acqua. Potremmo utilizzare tranquillamente anche qua una trapdoor oppure uno slab, ma in questa versione lo slab in particolare sono buggati. Infatti l'acqua che scorre formeranno una sorgente negli slab, quindi è meglio evitare. Stessa cosa anche per queste trapdoor sopra alle casse, servono solo per non far fuggire l'acqua. Si possono usare tranquillamente degli slab, però in questa versione per l'appunto sono buggati. Una domanda che di sicuro mi farete: a cosa serve questa trapdoor per terra che si vede in entrambi i lati? Serve semplicemente per alzare leggermente il player in modo che il galleggiante entri più velocemente a contatto con la stringa, migliorando la prestazione della farm. Per migliorare ulteriormente le prestazioni della farm è bene non mettere nessun blocco sopra alla sorgente dell'acqua, quindi lasciare completamente vuoto. E solitamente è comune mettere dei blocchi di vetro per dare la visibilità al cielo, ma in realtà in una live di Raceworks si è scoperto che durante la pioggia il vetro comunque bloccherebbe il flusso della pioggia stessa, quindi non dovrebbe migliorare in alcun modo la farm. Quindi, da quanto siamo riusciti a capire in quella live, è meglio invece usare una semplice ladder. In questo modo la pioggia continuerà a cadere attraverso senza essere influenzato dal blocco. Invece il vetro bloccherà le gocce di acqua sopra adesso. Per il secondo layout vi lascio copiare in questo momento. Basta che fermate il video, è molto facile, molto intuitivo e penso che non ci sia bisogno di dare spiegazioni. Vi ricordo che funziona solamente nella 1.13. Mentre il primo layout, che probabilmente è anche il mio preferito, adesso farò un piccolo tutorial molto veloce, quindi
Quindi passiamo ora al tutorial per la farm di pesca. Lo faccio il layout direttamente per 2 persone, poiché il concept di questa farm è per l'appunto farla per più persone contemporaneamente. Quindi posizioniamo 2 casse in questo modo qui e all'interno ci facciamo puntare 2 hopper in questo modo qui. Posizioniamo 2 trapdoor di legno in questa posizione qui ed altre 2 in questa posizione qui. Per comodità apriamo queste 2 casse, posizioniamoci un blocco sopra premendo shift e ritorniamo indietro e prolunghiamo questa fila. Mettiamo i 2 tripwire hook, mettiamo le 2 stringhe, posizioniamo 2 blocchi di supporto in questo modo per posizionarle altri 2, mettiamo gli altri 2 tripwire hook, posizioniamo le 2 botole in questo modo qui guardando il tripwire hook stesso, posizioniamo i 2 knot block in questo modo qui e adesso ci basta semplicemente mettere delle barriere per non far scappare l'acqua e mettere l'acqua stessa. Prendiamo una nostra canna da pesca, andiamo all'interno della farm, riduciamo il FOV e la sensibilità, andiamo nel quarto pixel del blocco soprastante un pelino più a sinistra, in questo modo non esattamente a metà, scendiamo nel secondo pixel della trapdoor in questo modo qui e teniamo il tasto destro premuto e la farm è fatta. Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando sostenete la serie dei video dei Redstone Tutorial, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi! Ehi, mi raccomando, se riuscite a fare una farm più compatta di questa inviatemela su Telegram nel gruppo @bisfan. Ciao! Skip-a-da-pop.